Ma che cos'è sto trading che ormai sentiamo parlare ovunque? Sui social siamo bombardati dalle pubblicità di questi fuffaguru che vi promettono grandi guadagni in poco tempo e con poco capitale. Diventa ricco in soli 10 minuti al giorno con soli 100 euro. Ed allora perché non siamo tutti ricchi? Perché si tratta solo di pubblicità ingannevole per portare voi ad acquistare il loro corso, la loro sala segnali, il bot magico. In questo modo la maggior parte delle persone si affaccia a quello che è questo mondo, ma vedendosi fallire, cosa fanno? Iniziano a parlare male del trading e dire che sono tutte stronzate e che non è vero che è possibile guadagnarci. Il vero trading è fatto di studio, costanza, crescita personale. Non bisogna lasciar perdere al primo fallimento, perché ce ne saranno tanti. E per mia esperienza, ogni fallimento è stato un passo in più verso il traguardo. È necessario innamorarsi del processo, senza pensare subito ai soldi. Essi sono il fine. In questo canale ho intenzione di portarvi contenuti ampi sul mondo del trading. Inizierò con un corso basico per portare tutti allo stesso livello. Molti di voi probabilmente già sapranno questi concetti, ma ricordatevi che un rimpasso non fa mai male. Iniziamo. Quindi, rispondiamo alla ormai famosa domanda. Che cos'è il trading? Trading, in inglese, significa commerciare. Ma commerciare cosa? Il trading è la compravendita di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, valute, materie prime, futures, cripto, indici, con lo scopo finale di trarre un profitto utilizzando analisi tecnica, analisi volumetrica e analisi fondamentale. Il trading può essere effettuato sia a breve termine che a medio-lungo termine. Nel primo caso si sfruttano brevi movimenti e operazioni che possono durare qualche minuto o qualche ora. Questo tipo di trading ci permette di avere una frequenza operativa molto alta. Invece, nel trading a medio-lungo termine si preferisce una frequenza operativa bassa, tenendo aperte le operazioni per qualche giorno, settimana, mesi ed anche qualche anno. Bisogna sempre ricordare che il tutto comporta un certo grado di rischio, poiché i prezzi possono fluttuare rapidamente e di modo imprevedibile. Gli operatori di mercato devono essere consapevoli del rischio ed utilizzare delle tecniche di money management per proteggere i propri capitali. E sempre, e dico sempre, non rischiare oltre ciò che si è disposti a perdere, se no potremmo vedere il nostro conto bruciato in men che non si dica. In questo corso ci concentreremo sul Forex, ovvero sulla compravendita delle valute. Per quanto riguarda il trading di breve e medio-lungo termine, possiamo fare una successiva sottoclassificazione. Quest'ultima assumerà uno dei nostri principali stili di trading ed a esso è anche correlata la nostra frequenza di profitto o perdita che sia, in base al numero di operazioni che andremo a chiudere. Ovviamente, più è alta la frequenza, maggiore saranno le operazioni e viceversa. I vari stili di trading possono essere 4 ed in base ad essi assumeranno un nome per identificarli e sono: nel primo caso, il brevissimo termine prende il nome di scalping con una frequenza di chiusura che va da qualche secondo, minuto o ora. Nel secondo caso abbiamo il breve termine, chiamato intraday, in cui si va a chiudere il trade entro la fine della giornata. Il terzo stile è il medio termine, ovvero lo swing, ed in questo caso le operazioni vengono tenute aperte anche per qualche giorno o settimana. Nell'ultimo caso invece abbiamo il lungo termine, conosciuto anche come position trading, con trade che possono rimanere aperti per mesi o anni. Un'ultima osservazione che vorrei fare sul trading è la differenza tra trading attivo, trading semipassivo e trading passivo. Il trading attivo ci permette di ottenere profitti mediante un'analisi costante e di tempo a grafico, ovviamente di tempo a grafico in base al nostro tipo di operatività. E sono i 4 stili che vi ho spiegato prima: il brevissimo termine, il breve termine, il medio termine e il lungo termine. Questi ultimi possono essere anche resi semipassivi tramite gli algo trading, ovvero degli algoritmi che ci apriranno in automatico le operazioni.
Questo tipo di trading necessita di aggiornare quando opportuno gli algoritmi per far performare al meglio la nostra strategia. Invece nell'ultimo caso abbiamo il trading passivo. Quest'ultimo ci permette di generare degli introiti in modo passivo tramite l'acquisto di azioni o obbligazioni. Solo queste due necessitano di un'analisi iniziale. Le azioni e le obbligazioni ci offrono le cosiddette cedole o dividendi, ovvero un interesse periodico pagato, sempre se va tutto bene, agli investitori per aver acquistato lo strumento finanziario. Vorrei sottolineare un'ultima cosa che spesso viene trascurata, proprio quest'ultima del trading passivo. Sostanzialmente la maggior parte delle persone o dei formatori si concentrano molto più su quello attivo, mettendo da parte quello passivo, e invece sì, esiste anche lui. E non dimenticate, nothing happens by chance, always ask why. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti invito a lasciare un like per apprezzare il mio impegno e seguimi se vuoi restare aggiornato sui prossimi video che usciranno. A breve farò uscire un video un po' diverso dal solito, ma non vi preoccupate, uscirà presto anche la parte 2 sul trading. Alla prossima, stay focused guys!